Di la verità, non rimpiangi anche tu i tempi in cui dovevamo preoccuparci semplicemente dei virus e dei malware che erano le uniche minacce alla salute dei nostri computer e del nostro sistema nervoso? Ebbene, bei tempi, infatti adesso abbiamo un nemico molto ma molto più potente in grado di entrare in tutti quanti i nostri sistemi senza che alcun antivirus o antimalware possa intercettarlo, può fare automaticamente tutte quante le modifiche che vuole e metterci completamente fuori combattimento il PC senza che noi possiamo fare assolutamente niente per fermarlo. E naturalmente sto parlando degli aggiornamenti di Windows che ultimamente si sono rivelati la peste nera del nuovo millennio per quanto riguarda soprattutto i sistemi Windows 10 e Windows 11. Scherzi a parte essere diventati i migliori amici di noi tecnici informatici perché obiettivamente ci fanno guadagnare un sacco di soldi, bisogna che troviamo assolutamente una soluzione definitiva a questo problema. Ebbene, oggi grazie all'aiuto di un amico ho una soluzione da proporti molto migliore e più a lungo termine di tutte quelle presentate in precedenza che probabilmente non la voglio sparare troppo grossa ma ci consentirà di evitare il problema in futuro. E allora non perdiamo altro tempo e andiamo a vederla insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. Diciamo la verità, ormai, come giustamente ha detto qualcuno in community, effettuare un aggiornamento per Windows 10 oppure per Windows 11 è diventato un po' come giocare alla roulette russa. Infatti, al successivo riavvio non sappiamo mai se il computer funzionerà correttamente oppure se Microsoft ci tirerà fuori dal cappello a cilindro un qualsiasi malfunzionamento casuale, che può partire dalle gravissime BSOD, ovvero le schermate blu della morte, a finire a vari malfunzionamenti di schede audio, schede video, dello stesso Explorer e così via. Abbiamo tentato una serie di soluzioni, non ultima utilizzare Windows Update Show Hide, che sarebbe stato in teoria un buon programma per gestire gli aggiornamenti, ma che purtroppo innanzitutto su alcune versioni di Windows proprio non funzionava, ma secondariamente anche laddove funzionava non riusciva a gestire correttamente tutti quanti gli aggiornamenti. Abbiamo tentato anche diverse soluzioni manuali, li abbiamo installati, li abbiamo disinstallati, li abbiamo rimossi, li abbiamo reinstallati, ma nulla di questo ha funzionato. Se siamo rapati, si siamo tagliati, si siamo fatti ricrescere, si siamo dinte, si siamo bruciati, si siamo lavati. Per fortuna, a mio avviso, un grosso debito di riconoscenza va a un membro della community che in un suo commento mi ha ricordato dell'esistenza di uno strumento che avevo completamente rimosso dalla mia memoria, e alludo a questa, non certo alla RAM, che ci consente la gestione completa degli aggiornamenti, ma non solo, funziona su Windows 7, Windows 8, Windows 9 e Windows 11. Da dove è uscito Windows 9? Windows 7, Windows 8, Windows 10 e Windows 11. E allora corriamo a procurarcelo e vediamo come funziona. Naturalmente, come sempre, la prima cosa da fare sarà aprire il nostro browser e nel motore di ricerca andare a digitare Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e andiamo ad aprire il primo risultato, ovvero quello relativo al dominio www.gentiluomodigitale.it. Una volta aperta la pagina ci porteremo qui in alto sulla sezione Downloads e quando si aprirà la pagina ci basterà scendere un pochino più in basso fino ad individuare Windows Update Mini Tool, oppure potremo semplicemente andare qui in alto nella lente di ricerca e digitare sempre Windows Update Mini Tool per andare a scaricare il nostro programma. Io in questo caso ritorno più in basso e faccio semplicemente clic sul pulsante File Download. Come vedi, in pochi secondi il nostro download si avvia, è relativamente piccolo perché è grosso 8,3 MB e lo avremo nella nostra cartella. A questo punto possiamo fare clic sul pulsante Mostra nella cartella e vedremo il nostro file scaricato. Tuttavia, visto che qualche volta mi viene chiesto, andiamo a fare anche un controllo con VirusTotal in modo da mostrarti che questo è un programma assolutamente sicuro. Eccoci qui, scegliamo il nostro download, lo apriamo
E come puoi vedere, su 63 antivirus che lo hanno analizzato non viene individuata assolutamente alcuna minaccia. Possiamo quindi chiudere il nostro browser e andare a fare clic destro sul file che abbiamo appena scaricato, scegliendo la voce Estrai tutto. A questo punto clicchiamo sul pulsante Estrai e come vedi al suo interno saranno presenti due file ed una cartella. Innanzitutto notiamo che si tratta di un programma portable, ovvero che non richiede alcuna installazione e tutto questo contenuto della cartella WUMT potrà essere tranquillamente, ad esempio, copiato su un pendrive o su un dispositivo esterno e utilizzato anche su altri computer. Inoltre ne esistono sia la versione a 32 bit, che è questa che finisce con x86, sia la versione a 64 bit, che è quella che finisce naturalmente con x64. Siccome il mio computer è a 64 bit, come tutti quanti i Windows 11, faccio doppio clic su quest'ultimo file e tramite il pulsante sì accetto che vengano apportate modifiche al mio dispositivo. Ed eccoci nella schermata principale di Windows Update Mini Tool. La prima cosa sicuramente che vorrei fare sarà un clic su questo pulsante che si chiama Controllo Aggiornamenti, che andrà a scartabellare tra tutti gli aggiornamenti di Windows e individuerà quelli che sono in attesa di essere installati sul nostro sistema. E in questo caso troviamo proprio tra gli aggiornamenti in attesa il famosissimo, anzi famigerato aggiornamento KB 5035 853, di cui abbiamo parlato in un video precedente che ti lascio qui in alto per tua comodità, e che è un aggiornamento particolarmente pernicioso. Infatti in circa un quarto delle macchine, come abbiamo potuto vedere, crea dei problemi piuttosto seri. Quando ci sarà un aggiornamento come questo qui che noi non vorremmo che venga installato, tutto ciò che dovremo fare sarà andare a spuntare la relativa casella e cliccare su questo pulsante Nascondi aggiornamenti. Automaticamente questo aggiornamento passerà dalla sezione Windows Update alla sezione Nascosto, dalla quale non si muoverà fino a quando noi non decideremo di farlo tornare visibile e quindi di conseguenza installabile. Ma non basta, infatti tramite questa sezione qui in basso che ti sto indicando abbiamo la possibilità di scegliere come effettuare i nostri aggiornamenti. In particolar modo potremo disabilitarli, ricevere una notifica quando un aggiornamento è disponibile e scegliere noi quando scaricarlo e quando installarlo, oppure scegliere di scaricare gli aggiornamenti ma decidere noi quando e se procedere con l'installazione. Quello che ti consiglio di scegliere è una delle ultime due voci. Ad esempio io in questo caso clicco su solo download. In questo modo gli aggiornamenti verranno scaricati, ma sarò io a decidere tramite il mini tool quando e se andare ad installarli. Questo programma inoltre ci consente di andare a visualizzare la cronologia tramite questa sezione di tutti quanti gli aggiornamenti che sono stati nel tempo installati sul nostro computer, ma ancor più andare a verificare nella sezione installato, scegliere gli aggiornamenti che dovessero essersi rivelati perniciosi, evidenziarli e procedere tramite questo pulsante alla rimozione. Tramite invece questi ultimi due pulsanti potremo, come vedrai tra un attimo, nel momento in cui dovessi andare a sbloccare questo aggiornamento tramite questo pulsante e renderlo visibile, andare a selezionarlo e scegliere se fare solamente il download o procedere direttamente con l'installazione dell'aggiornamento stesso. Un'altra funzionalità particolarmente interessante è quella relativa a questo pulsante I che troviamo in corrispondenza di ogni singolo aggiornamento. Se infatti ci facciamo un clic su, riceveremo una serie di interessantissime informazioni relative all'aggiornamento stesso. In questo caso, ad esempio, ci viene dato il nome dell'aggiornamento, una descrizione di quello che fa, o meglio, in questo caso dovrebbe fare questo aggiornamento, di che categoria
categoria si tratta, se ad esempio di upgrade come in questo caso, oppure se si tratta di funzionalità opzionali o ancora se si tratta di un aggiornamento di sicurezza e così via, quando è stato pubblicato, le sue dimensioni e un'altra serie di informazioni un po' da nerd, lo riconosco, ma che magari potrai trovare particolarmente interessanti. Tac. La microclip, ora sono davvero curioso di sapere se riuscirai a indovinare da quale film è stata tratta. Domanda difficile, ma non troppo per i veri cinefili. Ma torniamo a noi. Qual è il mio consiglio alla fine per quanto concerne questo software? Il mio consiglio è quello di tenere, visti i tempi che corrono, sospesi ad oltranza gli aggiornamenti di Windows, ma di gestirli contestualmente tramite questo software. Nel momento in cui dovessi avere notizia di un qualsiasi aggiornamento pernicioso, naturalmente te lo farò sapere praticamente in tempo reale, visto che sto uscendo con i miei video un giorno sì e l'altro no. Nel momento in cui però dovessimo capire che qualche aggiornamento può creare problemi ai nostri computer, tutto ciò che dovremo fare sarà sospenderlo, o meglio nasconderlo, come abbiamo visto in questo video. È una mandragata! È una mandracata, ma per fare questa mandracata sarà necessario il supporto di tutta quanta la community e quindi anche il tuo. Perché dico questo? Perché nel momento in cui a me dovesse sfuggire qualcuna delle notizie riportate sulle testate di settore, oppure non mi dovesse arrivare tempestivamente qualche informazione dai miei clienti, come abbiamo visto che è successo nell'ultimo video, sarà fondamentale l'aiuto di tutti quanti i membri della community, intesi sia in termini di canale che come forum, perché in questo modo riusciremo ad avere un'informazione in tempo reale relativa ad eventuali malfunzionamenti degli aggiornamenti di Windows 10 oppure di Windows 11. E sempre a proposito di community ci sono dei ringraziamenti da fare, che quest'oggi vanno ad Alessandro Olmo, a Maurizio Andrenacci e a Thomas2915 per i loro generosissimi super grazie. Vi ringrazio infinitamente perché proprio questa community, non dico che non esisterebbe o che non sarebbe così numerosa, ma sicuramente sarebbe un pochino più zoppa senza il vostro importantissimo sostegno. Ma sempre a proposito di sostegno dobbiamo ringraziare anche Francesco Toto e Nicola Greco per essersi abbonati al canale e quindi vi do il benvenuto a bordo della community dei gentiluomini. Ma ancora un calorosissimo benvenuto va rivolto ad Andrea Scar perché, udite udite, si è abbonato sì, ma in qualità di distinto gentiluomo e quindi, caro Andrea, mi levo con piacere il cappello farlocco davanti a te. E ancora c'è da fare un ultimissimo ringraziamento, che è quello sempre destinato proprio a te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta come di consueto che salutarti e darti appuntamento alla prossima.